Il 1 settembre 2018 la Mercedes-Benz Arena di Berlino è gremita di migliaia di fan in attesa del concerto Experience Plus Innocence degli U2. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. L'atmosfera è elettrica, ma poco prima di Beautiful Day, la sesta canzone in scaletta, accade l'impensabile. Bono perde la voce. Nonostante i tentativi di continuare, è costretto a fermarsi. Il pubblico, come spesso accade, continua a cantare, mentre la band cerca di mantenere la performance, ma la situazione è insostenibile. Quel concerto verrà interrotto e riprogrammato, assieme a quello del giorno successivo, per il 13 novembre. Mi dispiace dirlo, ma grazie al malessere di quella sera riesco a trovare un biglietto e quel 13 novembre mi ritrovo tra migliaia di fan pronto a vivere un'esperienza indimenticabile. La Mercedes-Benz Arena, ora Uber Arena, si trova nell'ex parte est di Berlino, di fronte alla West Side Gallery, uno dei tratti più famosi del muro ancora in piedi. Questo dettaglio è importante per la canzone che analizziamo oggi. Di solito, i concerti degli U2 iniziano con un'introduzione musicale seguita dall'ingresso dei 4 membri sul palco, in ordine Larry alla batteria, poi Adam al basso, di seguito Edge alla chitarra e infine Bono che inizia a cantare sulla base che stanno già suonando i suoi compagni. Ma in questo tour l'introduzione musicale, che ricorda molto Zooropa, è accompagnata da immagini di guerra e distruzione alternate a quelle di dittatori o aspiranti tali sorridenti. Le immagini diventano sempre più frenetiche finché una voce emerge dal caos. È Charlie Chaplin, nei panni del dittatore Adenoid Hynkel, che pronuncia il famoso discorso all'umanità dal film Il grande dittatore, nel quale esalta i valori d'amore, di giustizia, di libertà e di solidarietà tra i popoli. Dopo quelle frasi, che chi più chi meno conosciamo tutti, partono le prime note di The Blackout. Questa canzone descrive l'epoca attuale come quella in cui abbiamo dimenticato chi siamo e abbiamo dimenticato quello che è successo nella prima metà del secolo scorso. Parla di estinzione, parla della morte del pensiero e della morte della politica democratica. Proviamo un attimo ad unire i puntini. Il grande dittatore, satira nei confronti del più famoso cancelliere tedesco, il muro di Berlino, simbolo dell'Europa divisa, la musica di Zooropa, simbolo, almeno per noi fan degli U2, dell'unità europea conquistata. Quarto punto, il ritorno ad un'oscurità del pensiero. Negli anni 90 festeggiavamo con gli U2 gli ideali di unità e solidarietà tra popoli che fino a 40 anni prima si massacravano. Oggi, invece, tendiamo a chiuderci in noi stessi, a vedere ciò che ci divide piuttosto che ciò che ci unisce. Nonostante tutto, la visione dei nostri 4 amici rimane positiva. Se da una parte lo scenario è quello appena descritto, dall'altra ci dicono: quando le luci si spengono ci dobbiamo buttare nell'oscurità per imparare a vedere. Quando le luci si spengono non dobbiamo dubitare mai della luce che possiamo essere noi. Anche in questo caso propongono una visione speranzosa della realtà. Da una parte siamo come dinosauri, incuranti del rischio di estinzione. Dall'altra sappiamo che il nostro valore emerge soprattutto nei momenti di buio. Earthquake always happen when you are in bed. The house shakes. Maybe it was something I said. I terremoti avvengono quando sei a letto. La casa oscilla. Forse è per via di qualcosa che ho detto? Concludo con questa frase perché mi riporta alla mente le esperienze infantili legate ai terremoti. Abitando al 5° piano di una zona ad alto rischio sismico, spesso sentivamo la terra tremare, ma i miei ricordi di quei momenti sono solo notturni. La nostra mente associa i momenti brutti all'oscurità
E se da una parte ci chiediamo se possa essere colpa nostra, non un terremoto ovviamente, ma il momento brutto in generale, dall'altra sappiamo che può essere merito nostro uscire salvi da quella situazione. Tu cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, oppure manda una mail a bmip.podcast@gmail.com. Alla prossima! Stay. Ogni domenica alle 13